Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Octave Travel. Bene, possiamo continuare tranquillamente da dove eravamo rimasti nello scorso episodio, perché dobbiamo entrare nella villa e affrontare un bel po' di mob. Sì, perché dobbiamo livellare con il nostro nuovo amico e dobbiamo fare un po' di combattimenti. Ho già preparato alcune schede, mi sono portato avanti grazie ai gameplay che avevo preparato già della scorsa try, della scorsa run che avevo fatto sul canale. Ho preso fatto gli screenshot da lì, così mi sono portato avanti. C'è il logo Civeluna, pazienza, cioè pazienza meglio, insomma. Ok, cosa facciamo? Beh, è molto semplice. Andiamo su per le scale di qua a sinistra. Eccoci qua. E abbiamo il primo mob che è Guardia di Rabus. Ed eccoci qui, ho seguito il consiglio che mi avete messo nei commenti di fare un pochino più di ombre per rendere un pochino più visibile il tutto. Dovrebbe andare meglio, fatemi sapere, che così forse si legge un po' meglio effettivamente. Sì, a parte con la bianca qua che dopo aggiusterò, però i prossimi io cerco sempre di imparare dagli errori che ho fatto. Qui ad esempio ho fatto un errore che l'ho scritto 2 volte qua, pazienza, però comunque si legge, si capisce. Non mi sembra abbastanza invasivo, mi sembra abbastanza buono, si riesce a leggere tutto. Ho messo anche gli attacchi che fa, e oltre le sue debolezze, che comunque sia è sempre interessante. Quindi abbiamo debolezza, abbiamo la lancia, il fuoco e il ghiaccio. Quindi la lascia siamo a posto, però non sono convinto per me la lancia fa sempre problemi con perché le wiki in inglese, dell'inglese a volte non seguono bene fedelmente la traduzione in italiano e inverte ascia con magari spada o no. Adesso vedo, comunque questo sono. Poi andiamo a vedere, questa lascia era sicuro. Volevo vedere perché la spada, esatto, era spada, perché scusate, non è colpa mia. Vediamo la spada normale, cioè il coltello, coltello e spada. Ok, queste sono le 3 debolezze, così almeno siamo a posto. Senza che Luna mi sta dando le cose molto difficili. Comunque scusatevi, le debolezze sono queste: ascia, pugnale e spada. Purtroppo non so perché si sia sbagliata, ma faccio qualche po'. Tutto il resto tutto va bene. Solo le debolezze le sbagliate. Vabbè, pazienza. Andiamo avanti. Abbiate pazienza. Cercherò di trovare un metodo migliore per riuscire a verificare prima di farvi vedere, se no dopo è brutto. Che precisione è? Allora, lettera curativa va bene, possiamo proseguire tranquillamente. Perfetto, adesso dobbiamo di qua non si può andare, come vedete è chiuso, quindi dobbiamo scendere e tornare indietro. Andiamo giù, proseguiamo. E abbiamo uno nuovo, dovrebbe essere Guardia di Rabus 2. Speriamo che stavolta ci abbia azzeccato, se no abbiate pazienza. Ho lavorato tanto a fare quelle montaggi e poi alla fine vabbè. Allora, sperando che vadano bene, sono queste. Vabbè, speriamo bene. Ascia, secondo me Ascia sicuro, perché c'è adesso di storia, ma secondo me per integrare Tyrion non hanno messo un pugnale o altro. Può darsi che queste effettivamente siano debolezze, perché come aveva spiegato Luna non tutte sono visibili all'inizio, magari se li lanciamo adesso tuono non ce l'ho a fuoco neanche, sarebbero anche stati deboli. Dovrei avere delle distillerie per poter vedere questo, il tuono e il fuoco, ma ne ho poche. Quindi diciamo che di buono c'è l'asse sicuro e poi vabbè tutto il resto lo sappiamo. Questo è giusto, quello della wiki è tutto giusto, tranne il non so perché abbia sbagliato lì, però vabbè, pazienza. Allora, quindi proviamo così. No, questo non è. Allora, ascia sicuro. No, neanche quello. Non so proprio cosa dirvi. Non so proprio cosa dirvi. Allora, fuoco, vediamo se è vero. Esatto, il fuoco era giusto. Vabbè. Il fuoco quello era. Allora, vediamo qui. Spada, neanche spada. Ok, purtroppo tocca andare come posso. Allora, distilla. Così io colgo la cosa per farvele anche vedere. Andiamo un po'. Cos'era? Fulmine dubito. Però dai, proviamo. No, però no, insomma, è stato un bel colpo. Vabbè, andiamo avanti. È morto di dotto, vabbè. Vabbè, adesso Tyrion ovvio che Saga è all'inizio, a livello 1. Facciamo un po' di esperienza, dai. Ok, scusate, andiamo di qua. Manca ancora un mob da scoprire, la lanterna. Andiamo un po' così.
Vabbè, ci vuole pazienza. Oh, c'è un punto salve. Che cosa bella. Dai, lo salviamo. Ok. Perfetto. E questo è ancora quello là. Adesso comunque scopriamo insieme quali sono. Allora, ho sentito con Luna, ha detto che purtroppo ci sono varie versioni del gioco. A quanto pare alcune abbiano delle debolezze, altre no. Quindi è un po' fatica anche per trovarla. Adesso faremo per adesso con questi senza, poi vedrò, studierò come fare al meglio. Purtroppo ho buttato all'aria un po' di lavoro, pazienza, però preferisco darvi dati sicuri, ecco. Out of my way. Vabbè, adesso andiamo avanti così. My turn. Try this. Over here. Bring it. Vedete, adesso nonostante il livello basso, il nostro amico Tyrion ha schivato. Perché? Perché gli abbiamo messo un'alta probabilità di dodge, diciamo, al personaggio. Anche se è basso, comunque quella influisce. Ovviamente dipende sempre dal divario che c'è tra l'attaccante e diciamo il nostro personaggio, cioè quello che ci attacca a noi. Però comunque se è molto alto, anche se il divario c'è, il bonus arriva. Certo non sempre, però è già qualcosa. Proviamo la spada. 40. Allora, io sono contento di aver scoperto un sacco di queste cose qui, per carità. Proviamo anche il novellino. Proviamo giusto per vedere. Gli si è protetto, però interessante. Vita furfante, cosa fa? Ruba un oggetto a un nemico. Dubito funzioni, però ci posso provare. 87%. Hai rubato nettare curativo. Beh, non è che mi dispiace questa cosa. Beh, io vado di prepotenza e violenza. Cosa dite? Ecco qua. Posto. È il nostro Tyrion, sa. Dai, va bene lo stesso. Andiamo avanti lo stesso, non c'è problema. Troverò un altro modo di fare la guida. Io non mi arrendo, provo sempre, sperimento e vediamo come possiamo fare. Qua c'è qualcosa. No, lanterna, l'avevo preparata, a questo punto non ve la faccio vedere. Comunque sicuro è questo, cioè l'altra spada, cioè l'altra è l'ascia. Mi confronto con spadina e spada, purtroppo. Poi vediamo un po'. Volevo provare anche il fuoco, visto che ne ho un po'. Perfetto. Così almeno vi faccio vedere. E a sto punto penso sia questo. Esatto. Ok, questo siamo sicuri almeno. È dato vuoto, perfetto. Abilità, vediamo cosa dice. 65 è un po' poco. Ah, c'ha incendio anche lui, interessante. Facciamo così, dai. Perfetto. Allora, adesso tu sei messo male, però potrei anche provare. Ah, maledizione, volevo provare a fottergli qualcosa. E ce l'abbiamo, facciamola. Ok, è saliciato. Oh, benissimo. Vediamo un po'. Giusto che devo guardarle io le statistiche, se no non le vediamo. Allora, facciamo così, vediamo, perché sono anche curioso. Lui ha, ruba un oggetto ai beni personali. Apri. Ah, ecco, vedete, apri le serrature degli scrigni che troviamo in giro. Lui adesso, a parte l'HP che lì sale in modo diverso, le altre stat sono queste. Se vi faccio uno screen veloce, così dopo ci guardo, e appena salgo di livello, che tanto ci salgo presto perché siamo a livelli bassi, vedo il salto che fa, perché di solito varia tra 2 e 3 punti, però magari dipende anche dai personaggi, quindi dai, ci guardo. Ah, scusate, devo prendere questo. Pungola spirituale, va bene, adesso dobbiamo salire perché qua non possiamo fare altro. Vediamo se c'è un'entrata di qua. Come on. Allora, io farei così. Volevo ampliare la possibilità di rubare, ma a sto punto non lo so. 61, a meno che non faccia così. 71. Vediamo? Non hai rubato nulla, io ci ho provato, dai. Vabbè, pazienza. Facciamo così. Ok. E così. E niente, l'ho ucciso. Pazienza. Ora giusto vedere che cavolo avesse. Dai che siamo quasi livelati, così faccio il paragono. Allora, stavamo dicendo, a questo punto andiamo di sopra, perché dove possiamo andare non lo so, se no. Ok, guardato, a destra non c'è niente, quindi andiamo direttamente a sinistra. Qua non dovrebbe esserci niente, ci guardo, Non c'è niente, possiamo uscire da qua, e qua dovrebbe esserci uno schigno. Ok, la lanterna, così ci riproviamo. Proviamo così. Perfetto, lui è dato abbastanza. Proviamo così. Ottimo.
Here goes nothing. Questo facciamo difendi perché voglio provare assolutamente a fare. Ci voglio provare, dai, 100%. Fatti vedere 91. Andiamo sul 100. Va. What's yours is mine. Hai rubato pietranima da ghiaccio. È buona questa perché questa è un oggetto usabile e fa ghiaccio, fa magia di ghiaccio. Quindi insomma sono abbastanza contento. Perfetto, perfetto, dai. That's what I'm talking about. È molto utile questa abilità. Certo, ha una percentuale molto bassa, eh. Dai, che siamo quasi a livello superiore, così vediamo. Ok. Vai. 800, beh, io non li butto il bidone, eh. Va bene, proviamo ad andare di sopra, di qua, cioè. Vediamo cosa c'è. Opla. I'll make this quick. Qui le abbiamo tutte, le debolezze siamo a posto. Posso fare quello che voglio. Vai. Perfetto. All right. Ah, lui è vero che avvelena sul pugnale, l'avevo letto prima quando l'ho equipaggiato, ne abbiamo dato il video, che ogni tanto ha la possibilità di quel pugnale che abbiamo equipaggiato di avvelenare, è un dot, insomma. Ha una percentuale però che entri, ovviamente, e questo è. Vediamo un po' quanto gli manca, proviamo così, perfetto. 56 non è male come dot, di 99. What's yours is mine. Pietanime del fuoco, cioè, mi servono tanto queste. C'è un boss, vedrai, che se non ce li abbiamo dobbiamo solo pregare, perché io ci ho provato tutti i modi con la vecchia Try, con il suo canale, ma ci riuscì proprio. Ok, siamo livellati, guardiamo un pochino la differenza che c'è tra uno e l'altro di prima. Allora, abilità status. Ok, allora vediamo, siamo passati da un bel po' di differenza, da 314 dp massimi a 733. No, è impossibile, era alfa in questo. Ah, allora ho sbagliato io, scusate. Oggi proprio non ci sono. Ok, abbiamo questa qui che dunque da 3,14, da 2,82 a 3,14, quindi già l'HP mi è salito abbastanza. 90-92, quindi 112, sì, sono circa 2-3 punti a stat, vedi, 2,47, 2,48, sì, benissimo, giusto per capirci, perché sennò non riesco mai a fare una strategia. Più o meno ogni livello a PG standard, poi dopo l'equipaggiamento, che se lo cambiamo ovviamente cambia tutto il resto, però diciamo che le stat basiche vanno più o meno da 2-3 punti a livello, più una cinquantina, 40-50 punti a HP per personaggio. Va bene, dai, potete capirci. Allora, stavo dicendo, dobbiamo andare di qua. C'è un po' ho balbettato, vero? Un bel po' di gente, di roba. Allora, io farei così, inizio a posto. Out of my way. E facciamo così, così almeno li abbiamo dominati tutti e due. Vai, perfetto. Here we go. Vai, perfetto. Andata, Alfen ovviamente più forte. Bring it on. Vai, perfetto. Try again. Ah, mi sono scordato di ciullare la roba, pazienza, insomma. E oggi faccio errori di tolato, avete pazienza, a volte capita quelle giornate così. Allora, qui c'è uno scrigno, lo prendiamo. Completo del vento, mi sa roba da schivata, voi cosa dite? Equipaggio a mount. Completo del vento, però non tutti gli equipaggiamenti sono indossabili da tutti i personaggi, quindi a volte può capitare che troviamo qualcosa che non va. Ah, velocità addirittura. Velocità. Allora, sono abbastanza sicuro che lui abbia quello, vedete, mi scende parecchio la schivata nel caso, però con lui magari, perché anche lui ha questo, perché la schivata mi scende di 42 e questa sale di 22 la velocità, che potrebbe essere una cosa buona, che lui sia veloce più che schivate. Quindi glielo metterei, perché lui mi serve veloce, perché ha molti, ha le cure, ha i dot, ha le distillerie, tutto quanto che potrebbe far sì che la strategia potrebbe volgere a nostro favore. Ecco, qui la battaglia è la strategia sopra. Ok, andiamo di qua. You won't feel a thing. Here we go. Allora, tu ne hai uno, quindi ne approfitto. Out of my way. Tu hai così e così, e io ne approfitto così. Perfetto. All right.
Posso provarci? Niente. Non ci Try riesco again. a capire. Se mi facesse vedere più o meno il danno che faccio, potrei fare una stima o l'HP che gli rimane, ma purtroppo non c'è. C'è un'abilità di Cyrus, mi sembra che lo faccia. Quindi dobbiamo aspettare un attico. Vai di qua. Perfetto. You won't feel a thing. Here goes Vai. nothing. Whoa. Vai. Out of E my vai. way. Adesso posso provare a rubare. Alright. Giallo. Ripristinare questo qui solo ripristinamento. Perché io di roba ne ho qua senza stellara. Vai, proviamo How do you questa. like this? Ok. 18. Adesso voglio provarci. Here we go. Ah, ancora molto simpatico te, ma che due palle. Vabbè, voglio provare perché lui c'ha delle cose interessanti. Scusate, ma lo so che sono una palla, però. I'm ready. Are you? I'm ready. Are you? Ok. Vai. Yours is mine. Pietà anima di ghiaccio. Prima c'era di fuoco. Alright. Ecco, sapevo io che se lo usavo dopo. Vabbè. Possiamo rubare solo una volta, purtroppo, però meglio di niente. Vai. Stavo dicionando. Qua c'è anche da andare di là. E non c'è un cazzo di niente. Beh, fa piacere, però qui c'è qualcosa, dai. Cosa mi ha dato? Netto e curativo. Adesso dobbiamo andare di qua perché c'è ancora da prendere un altro schigno con... dovrebbe esserci una noce, finalmente, così abbiamo potenzialmente fissi. Allora, io andrei così. E andrei così. Vai. Ottimo. Here we go. Tu sei messo male, facciamo difendi. Out of my way. E tu fai abilità furfante, abbiamo 100%. Yours is mine. Pietà anima. Oh, adesso mi piaci, e anche tanto. Va bene, tanto adesso lui sale. Non è che- è un problema. Che non arriviamo al boss, cerco di fare più combattimenti possibili perché il boss è un po', diciamo, interessante da combattere. Livello 5, dai, stiamo salendo. Livello 5, quindi in teoria livello status dovrebbe essere già 103. Già mi piace. E la schivata ovviamente sale, ma quello è la cosa che più mi preme perché ci sono degli attacchi che è meglio schivarli che, diciamo, pararli. Noce di vigorente, non ho idea di cosa sia. So che sono le noci quelle lì potenziate. Ma cosa faccia qua? Noce nutriente era quello che dà i PV massimi. Rinvigorente. Ah, i PA, ok. Ne abbiamo già due. Ok. I'll make this quick. Siamo veloci. My turn. Vai. Ah, ho sbagliato, Purtroppo. Sono ricoglionito. Vabbè. Try again. Andiamo. E di qua. E proseguiamo nell'altra strada, che è questa. No, di qua siamo venuti, scusate. Che non ce la faccio oggi. Che pietà. Allora. Oh, ha schivato lui addirittura. Ah, vabbè, che lui è tanto alto di livello, Cioè, ma sono delle mezze seghe questi qua, My turn. Let's do this. Vediamo un po'. Ok. What's yours is mine. Lettare curativo. Che è buono perché fa veramente tanto. Il lettare curativo 100, 150, 200, adesso non mi ricordo, però tanto. Non dico tutta la vita, ma una buona parte ce la recupera. Ed è gratis. Ok. Andiamo qua. Oh! Ma chi c'è? Un vendor. Salve signore, certo che ho bisogno di qualcosa, mi faccia vedere, lei mi faccia acquistare. Vedete il nettare curativo 50 non è tanto, però se mi dicesse quanto recupera sarebbe tanto bello. I PA, anche questa è una cosa buona, ne ho 10, non è che ne abbia pochi. Rianima 7, vediamo un po', non è che abbia tanti soldi, diciamoci la verità. Ok, facciamo così. Dovrei vendere qualcosa, è vero, però dopo mi scoccia. Ah, a parte queste qui che sono garantisce una modesta somma di denaro in caso di 1.
E questo sarebbe modesto. Una misera che cos'è? Devo pagare io per venderlo? Cioè io vorrei solo capire sta cosa. Una modesta somma di... o è il vendo sbagliato o è l'inculata sbagliata, perché insomma... tutte modeste 1, 2, 5. Cioè la modesta va da 1 a non si sa quanto. Queste sono più... garantisce la modesta somma. Ecco, va da 1 a 700. Molto interessante. Vabbè, 700 potrebbe anche essere utile, però a questo punto mi viene il dubbio se è dipeso dal tipo di vendor adesso, o il tipo di livello che abbiamo. Adesso magari aspetto, me lo segno, faccio uno screen, così vedo quando devo rivendere se mi è variato il prezzo, se no vado a spada dritta, a spada tratta, insomma. Niente, qui non penso ci sia nulla che possa interessarmi. Guardo velocemente, però è anche fatica. Questo qui cos'è? Ah, previene solo. Questo può essere molto buono. Questi sono ottimi, questi talismani, per quando affrontiamo determinati boss. Bisogna tenerlo in considerazione. Niente, dai, non faccio niente. Posto così. Ok, salviamo. Andiamo qua. Facciamo questo. Siamo a posto. Ho fatto. Allora, cosa che volevo vedere è le abilità del nostro nuovo amico. Perché qualcosa prenderà. Abbiamo poco, è vero. Allora, sfera 2 pugnalate al nemico. La metà dei danni inflitti viene convertita in PV. Che non è male. Perché adesso sicuramente il boss ce l'avrà. Riduce l'attacco fisico di un nemico per 2 turni. Che potrebbe essere un'altra cosa buona. Perché ci spaccherà il culo. Questo riduce la difesa fisica di un nemico per 2 turni. Fisica, non magica, stavo pensando. Sfera 2 pugnalate al nemico, il 5% dei danni viene inflitto in PA. Ah, questo è PA e quello è PV. PA potrebbe essere interessante, però costa 6 e il 5% viene in PA. Potrebbe essere un'autoricarica, potrebbe essere interessante. Converti PA. Questo costa 0, fornisce a un alleato il 50% dei PA del tuo personaggio, che questo può essere una cosa molto interessante. Ma io proverei questa, perché potrebbe volgere a mio favore. Ok. Non penso che quella di gruppo ce l'abbia lui, infatti ancora è presto, va bene, a posto. Ah, non ho visto se il nostro amico ce l'ha, perché io ovviamente sono livellato, 800 ne ho, quindi sì. Vediamo cosa c'è. Rianima un alleato fuori combattimento, potrebbe essere una cosa buona. Oppure questo, cura tutte le alterazioni di stato ad un alleato e lo rende immune alle alterazioni. E anche questo è buono. Infligge danni elevati a un nemico con l'ascia. Io direi che ha vinto alla grande. Vai. Ok, dai, vediamo come possiamo fare. Adesso il boss dovrei fare altri combattimenti, è vero. Forse sarebbe anche il caso. Perché noi qua siamo al boss. Quanto manca a livellare ai nostri amici? Perché se manca poco ne approfitto. Questo 200 è tanto, questo 26. Io magari un altro 2 combattimenti li faccio, perché un altro livellino potrebbe essere utile. Allora vediamo un po'. Questo non fa niente, vero? Sì. Volevo vedere distilla, perché può essere che questo faccia qualcosa. Non ho fatto un cazzo, beh, fa piacere. Vabbè, pazienza. Qui come siamo messi, io farei così. Vai. Ottimo. Perché io sono convinto di trovarlo prima o poi qualcosa. Quindi ci proverei. Niente, la mia speranza è sempre l'ultima a morire, vero? No, può darsi che sia qualcosa di fisico. Abilità furfante, adesso possiamo fare ruba, che un 60% è un po' poco, anche 70 è poco. Quindi io proverei un attacco base. Ok. Questo ormai è messo male, io ci provo, sono sempre propenso a provare le cose. Vabbè. Vuoi segnarmele, sarebbe meglio. Perfetto. E adesso però mi fai rubare. Di ghiaccio. Benissimo, adesso posso sfondare il culo. Signore, mi dispiace, arrivederci, senza saluti. Perfetto. Va bene, faccio altri 2 o 3 combattimenti off camera giusto per livellare, ci vediamo fra poco. Ok, dovrei esserci per il livello. Vediamo un po' come va.
Perfetto, abbiamo livellato, così abbiamo anche salito un po' il divario che ci sarà tra il boss e noi, quindi salvo un attico e andiamo direttamente al boss, vediamo un po' come ci spaccherà il culo, a quanto pare. Sì, di debolezze ne sono già sicuro guardando il mio video, che ne ho scoperte alcune, così meno quelle sono sicure, se non le hanno cambiate con l'aggiornamento. So, this is the amazing treasure everyone is talking about. It looks like an ordinary gemstone to me. Can't imagine it's worth all that much. The jewel before you is worth more than your mind could hope to fathom. Your inability to discern as much is disconcerting, to say the least. Who the hell are you? Not just anyone can sneak up on me like that. I should be the one asking you that question. Not just anyone could have made it this far into the manor, after all. You won't get answers by stroking my ego. I meant it as nothing but genuine praise. Allow me to congratulate you on being the first thief to make it here. You say it as if you wanted this to happen. Just so. We tightened security for that very purpose. We figured no thief worth his salt would be able to turn down such a challenge. Go on. To this end, we even asked the barkeep for help. His job? Find promising thieves and spin tales about this manor. In other words, you tricked thieves into trying to rob this place. Think of it more as appealing to their inner nature. The great treasure of Ravus Manor, guarded by a veritable army. What thief could pass up such glory, such riches? We had such high hopes, but were constantly met with disappointment. But finally, one has proven himself worthy. I should have seen this coming. And yet you did not. And I find myself most grateful for your lack of foresight. So what's your angle? I need not explain that to you. Allow me to introduce myself. My name is Heathcote. I am a butler in the service of House Ravus. You expect me to believe an ordinary butler snuck up on me? Anyway, who you are won't matter once I'm out of here. Now, if you'll excuse me. I assure you, you won't be going anywhere anytime soon. What? Oh, Let's ma get this over with. è un po' cresciuto, signoro. Mi sembrava un pochino più la mia altezza, ecco, diciamo. Ma, porca vacca. Allora, le debolezze del questo sono spada e assia. La spada questa, ok? Perfetto. Here goes nothing. Per quello che riguarda il tipo, intanto gli copiamo questa così siamo a posto. Out of my way. Per quello che riguarda lui, invece, questa coltello dovrebbe essere quello giusto. Vediamo un pochino. Questo dovrebbe essere quello lì, sì, lui. Ok. Here goes nothing.
E per questo qua volevo provare un po' di alternativa prima di spedirlo a quell'altro modulo. Questo How do sicuramente you va. like this? Perfetto. A posto. Out of my way. Poi io volevo provare questo, visto che ci sono. Ok, lui non è debole, vabbè, l'importante è saperlo. Ho fatto delle prove. Poi vedete che il dot sta andando, distilla. Abbiamo detto, io proverei anche il ghiaccio, già che ci sono. How do you like this? Perfetto. Dato anche questo. Over here. Aia. Bisogna che faccia fuori quello. Subito, subito. Vai. Perché se no ci spacca il culo e dopo ci fa male. E normalmente quello è quando ci spacca il culo qualcuno. Let's get down. Vai. to- Ok. Out of my way. Ancora messo bene il tipo, eh. Però ne avete energia. Over here. Bring it on. Però. Over here. Cerco di concentrarmi su uno, visto che noi abbiamo la possibilità di curarci. Quindi insomma ne approfitto. Try this. Out of my way. All Okay. right. Ottimo. Out of my way. Lo toglierei dal davanti. Vai. Perfetto. Questo ce lo siamo tolto dai cocomeri. Allora, lui ha un'altra debolezza, altre due, veramente non so quali siano. Allora, intanto lui mi carica che mi serve. Ho Bring preso it un PA. on. Poi distilla. Io incomincerei già a curarmi. Per 5, 700, Here goes 800. nothing. Perfetto. Out of Così my già way. qualcosa. Abilità furfante, dubito che possiamo rubare, ma non ci penso neanche. Questo converte, non mi interessa. Questo potrei fare così, però non abbiamo niente, quindi andiamo avanti così. Ok. Bring it on. Allora, vediamo un po'. How do Così you like this? gli togliamo lo scudo. Io mi voglio caricare perché la sua abilità è bella potente. My turn. Quindi cerco di caricare il più che posso. Così quando sarà ora gli togliamo lo scudo e non gli facciamo fare l'abilità, perché sennò è un casino. Vai. My turn. Cerco di fare questa strategia, speriamo bene. Perfetto. Dunque, dobbiamo stare anche attenti, perché dopo se ci riempiamo perdiamo una barra. All right. Allora, io andrei così e così e andrei così. Così. Primo soccorso che è? Ho sbagliato qualcosa? No, scusate. Distilla. Non mi veniva. Questo e poi questo. Ah, mi passa a questo. Ok, va bene. Vabbè, va bene anche questo. Vai. 400. Così almeno non vado a perdere. Over here. Perfetto, andiamo ancora di questo, magari facendo così perché scende di uno, però non me lo dà. No, facciamo così, dai. Ok. All right. Questo qua facciamo così perché devo salire di nuovo. Perfetto. Over here. Ottimo. Bring it on. Qui facciamo che ci curiamo un attico che tanto ne ho tanti. Here goes nothing. Perfetto, voglio stare tranquillo. Tyrion. Allora, dovevo fare così per forza perché sennò vado a perdere. Perfetto. E vai, così ci carichiamo. Ottimo. E adesso gli Here we spacchiamo go. il culo. Come minimo. Ha abilità speziale. Dunque, amputazione. Infligge elevati danni. Let's get down to Perché work. anche se non è debole, è senza armatura. E adesso arriva il colpo ben assestato. Che cosa facciamo? No, ruba pia non mi interessa. Facciamo una roba così. Comunque non è male. E ci diamo dentro. Vai. Try this. Perfetto. All right. Adesso lui ha uno. Quindi Tiri è messo bene. Beh, sono tutti messi bene alla fine. Non mi interessa più di tanto. Ok, si sta caricando. Ci sta molto caricando.
Ok. Bring it on. Non è che mi sia piaciuta in modo particolare questa cosa. Vabbè, vediamo di prendere questa. Ah, non posso, mi scordo sempre, scusate. Troppo così. Vai, How do you like this? perfetto. Subiamo. Io provo. Non so, allora, prima di tutto vediamo se si può rubare. 100%. What's yours is mine. Bella grana energetica. Oh, Here we M. go. Proviamo a difenderci. Benissimo. Ho dimezzato da una parte e schivato Alright. dall'altra. Io direi che meglio di così non poteva proprio andare. E facciamo un'abilità speciale. E Let's facciamo get down così. to work. Vai. Ah! Beh, direi che abbiamo vinto. E anche bene. Ottima strategia. Try again. Perfetto. Dai, non è andata. Si è più morti. Direte che fatica, vero? Insomma, cioè il secondo veramente. Però diciamo il primo del suo capitolo. Ce n'è dato anche un'altra, bene. So, you can hold your own in battle as well. It seems I underestimated you. That makes 2 of us. Was that a part of your butler training? I see you still have some reservations about my true profession. Though I'm sure my victory here lends my words no credit. Your victory? What in the... Any thief worth his salt should recognize that band. The mark of a convict. The fool's bangle, as some call it. Undeniable proof of a thief's humiliating blunder. Get this off of me! I do not take my orders from you. I've attached it to your arm for a reason. If anyone is to see it, they shall know of your failure here today. Why, you... However, I imagine your pride will not permit you to be seen with it, and that makes it perfect leverage for negotiations. Negotiations? You may have broken into my home, but for now, I will overlook your transgressions. Oh, great. More company. Pardon my belated introduction. My name is Cordelia Ravis, and I am the lady of the house. Regards to your decorator. They sure have a way with traps. Allow me to explain. The treasure you are after is a family heirloom known as the Dragonstones. You don't say. The Dragonstones have been in my family for generations. Wait, dragon stones? I see one. Yes, once there were more. But the stones were stolen during the chaos following my parents' passing. Fortunately, Heathcote was able to recover the Sapphire Stone. What touching devotion. Is this the part where I move to tears? Perhaps, once you understand your place in this story. If you collect the 3 remaining stones, we shall remove the band from your arm. So, this was your plan all along.
Yes, but please understand, I had no choice. Well, aren't you too clever? Setting a thief to catch a thief. Don't thieves often say, the ensnared has only himself to blame? Yeah, they do. For a butler, you sure know a lot about thieves, old man. I dare not bore you with my story when there are more pressing matters at hand. Will you undertake Miss Ravis's mission, young thief? If you refuse... I'll do the job. Excellent. Then I pray your journey will be a successful one. E ce l'ha messo nel cuculo. Oh, you're back. A quanto pare sì, grazie a te, delle tue belle informazioni. With a tale to tell, too. I'll trade it for a drink. Afraid I don't deal in that currency. Listen, I just came from Ravis Manor. Had a lovely chat with a fellow named Heathcote. Maybe you know him? Giusto per caso, eh. I did warn you not to go there. So, was it everything you expected it to be? All that and more, and now I'm awfully thirsty. I might need 2 drinks to get this bad taste out of my mouth. Coming right up. È andata come è andata. Bene, adesso possiamo tranquillamente uscire dal nostro che. Allora, come siamo messi? Abbastanza bene. Vediamo un po'. 14,8 direi che bene. 4.700 non è male. Adesso non possiamo comprare niente perché no. Però dunque vediamo un po', perché 7.000 mi sarebbe piaciuto ma non ne ho, quindi insomma posso far poco, però ci posso ritornare, questo sicuro. Dobbiamo ricordarci che ci sono sti vendor perché sarà interessante ritornarci quando abbiamo i soldi e perché ci sono anche a volte item di altre persone, ovviamente. Ok, tanto qua abbiamo fatto tutto se non erro. Qua ci serve un altro personaggio, se no lui non si schioda da lì. È un bel casino, ok. Oddio. Calma, rilasciati. Ok. Usciamo e c'è una cutscene. Mr. Therion! Mr. Therion, please wait! Ugh, what now? I came to see you off on your journey. As it is at my behest that you're setting out. Look, I'm just fulfilling my half of a bargain. Nothing more, nothing less. I understand that, but... He's right, milady. This is simply an agreement between us and a skilled but short-sighted thief. Exactly. There is something you should know before you go. As you saw, I recovered a blue stone. It is known as the Sapphire Dragonstone. The remaining 3 are the Dragonstones of Ruby, Emerald, and Gold, each named for its sheen. And if I steal them all back for you, you'll remove this band. You have my word. Your word? Well, that sounds legitimate.
Any idea where I should start looking? Rumor has it that a scholar in Noblecourt is researching the Ruby Dragonstone. Noblecourt. Great. I'll fit right in. Mr. Therion! What is it this time? Please, do take care out there. Did I say something amiss? Never thought a man of my talents would be working for someone like... It's nothing. You'll get your stones back soon. Just leave the thieving to me. Così, Therion si mette in viaggio per compiere la missione che gli è stata imposta: recuperare le 3 pietre di dragonite del casato di Ravus, per affrancarsi dal marchio d'infamia che porta sul braccio. Non può immaginare, tuttavia, il destino che lo attende. E ci siamo. Bene, se adesso noi rientriamo, scopriremo che ci sono nuove cose. Bene, meglio approfondire, quindi qui abbiamo fatto, e c'è una signorina che sembra quella stessa, salve. Oh, e ora cosa faccio? No, il mio prezioso uovo è caduto mentre attraversavo il ponte. Tu l'hai visto per caso? Non sarà precipitato su una roccia, o spero non si sia rotto. Ok, questa è una quest. Vediamo un po' intanto di alleggerire la signorina. 80. Dipende dal livello che abbiamo. Se noi rubiamo e falliamo, la reputazione ne andrà a vedere. Andiamo sul sicuro per adesso. Io nella Taran feci spesso prove perché è comunque consigliabile, o se no si ritorna con calma, però bisogna segnarsi poi i posti. Quindi se noi salviamo e poi facciamo un po' di prove non ci succede niente, dai. Facciamo così. L'abbiamo preso, perfetto. Di animo ripristiniamo benissimo. Quindi speriamo di, cioè contiamo ad andare avanti e indaghiamo, vediamo un po' cosa dice. Beh, questo posso leggere. Una ragazza che ha trovato un uomo colossalo, ma proprio giganto, portato dalla corrente del fiume. Ok, proprio colossalo, proprio una roba che è fuori dal mondo. Vediamo un po'. Vabbè, questo non penso che ci servirà altro. Sì, ne ho usati un bel po', cioè, così. Vabbè, così almeno ci ripinguiamo un attimo. Queste ancora no, e per il resto queste qua potrebbero essere interessanti. Vai e vai, così almeno le abbiamo. Poi dopo, se non servono, pazienza, guardate che le abbiamo. E vabbè, adesso andiamo perché c'è ancora altra roba. Ovviamente io salvo perché abbiamo fatto un successful, quindi lo vorrei festeggiare. Ok, andiamo fuori di qua, vediamo se c'è altro da fare. Questa è fatta e questa no. Quindi parliamo. Io lavoro onestamente al meglio delle mie possibilità, sperando che un giorno i Ravus mi notino. Questo è quel mercante che non è riuscito a entrare. Vediamo un po' di rubare, ma tanta bella roba. Se voi vi dà una percentuale diversa è perché avete il livello inferiore o superiore, è possibile che, scusate, vi dia più di 100. Comunque da 95 97 in giù, perché non avete il livello qua, e questo è. Poi vediamo un po', indaga, e questo ve lo leggo. Commesso viaggiatore di comprovata esperienza che commercia in minerali e pietre preziose, in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di intagliatori e speziali. Considerata la ricchezza di minerali delle regioni montane, non sorprende che sia una delle sue destinazioni preferite. Perfetto.
Oh, ma oggi ci viziano. La mia tigre è morta. Mi ha accompagnato per anni e l'ho sempre trattata al pari di un amico. Mi manca quella peste a strisce. Vediamo un po'. Questa è tutta nostra. Va bene, vediamo di indagare la signora o chi si vuole sia chiamare. Un mercante che millanta di saper comunicare con gli animali. Ciò nonostante, le bestie selvagge non sembrano apprezzare la sua compagnia. Per inciso, la sciarpa che indossa è stata ricavata dalla pelliccia di un compagno caduto. Beh, se non ne apprezzano molto. Vabbè, comunque sì, è andata così. Questo è per pernottare, che io pernotterei. Per 20, così mi rigenero anche un po' il tutto. Tanto 20 si fa in mezzo combattimento. Ok, andiamo qua e vediamo se c'è altro. No, qui no. Oh, ma vedo il nonno. Questo è il nonno. Dovrebbe essere, non dico una cacata, essere quel nonno che era messo in viaggio per arrivare a Rivoleto e c'era quel ragazzino che lo stava aspettando per i regali. Dovrebbe essere lui. Conosci la banda di Martha? I suoi membri sono rapinatori, ma compiono anche buone azioni, donando persino una parte dei loro loschi guadagni. Ah, ma che carini vendere la roba degli altri, privarsi delle... insomma, sì. Pare abbiano aiutato un orfanotrofio, ma non ricordo il nome, mi spiace, ma che cosa strana. La pungola sì, mi piace. Questo. Ho detto tutto, insomma. Facciamo un po' indaga adesso e vediamo un po' cosa ha da dirci. Un uomo che abita da sempre a Gran Masso e sostiene di conoscere ogni segreto della città. Per quanto ben informato, ha l'abitudine di omettere dettagli fondamentali, rendendo inattendibili molti dei suoi consigli. Ma che cosa, un signore molto particolare. Io vorrei andare a fare questa prova. Tanto siamo qua, non è che devo fare chilometri. Scusate un attimo, singhiozzo e non mi finiva più. Vai. Provo, poi dopo se va male si ricarica. Io non è che abbia tanti problemi, insomma. È per evitare di perdere troppo tempo e ritornarci poi, solo per quello, se no si può tornare tranquillamente dopo. Oh, ce l'abbiamo fatta, è andata bene, se no compariva un messaggio dicendo che la nostra reputazione è stata lesa, ecco. Vediamo se c'è altro. Oh, questa è una quest. Girano voci inquietanti, qui tuttavia darei scarso credito. Pare che gli abitanti di Bassi Fondi vogliano ribellarsi contro i ceti più abbienti. I miei compagni di guarnigione stanno confiscando armi e carattere. Carrettate, scusate, carrettate. La dislessia a volte mi fa leggere, ho dovuto leggere 6 volte per riuscire a leggerlo. Questa storia mi dà i brividi, chissà cosa intende fare sua signoria. E questa è un'altra bella missione, adesso guardiamo anche il resto, Vediamo questo, la prosperità è un peccato? Well met. Sto eseguendo vari progetti per aiutare le masse di ingenti che dimorano nel feudo. Ne discuterei con loro di persona, ma non oso avventurarmi nei bassi fondi, ci tengo alla vita. Purtroppo non hanno nessuna intenzione di parlarmi, tantomeno di ascoltare ciò che ho da dire. Questa è un'altra quest che ci vorrà una che ci fa, se dà la possibilità di farci seguire. Vediamo cosa ci dà. Questa è un'altra cosa che dobbiamo fare. Indaga. Uomo di alto lignaggio, appassionato di storia e politica, che ambisce a mettere a frutto l'educazione ricevuta e le ricchezze della sua famiglia per migliorare le condizioni di vita di tutti i residenti di Gran Masso. Beh, è una cosa lodevole. Vabbè, esatto, abbiamo preso anche progetti ambiziosi. Allora, abbiamo detto che questo c'è un 80%. Ok, adesso andiamo prima a vedere lui. Vediamo cosa ha. Questa non ci provo neanche 3%. Oddio, c'è sempre la possibilità di farci al 3%, ma questo è già più probabile. Però adesso andiamo a indagare, vediamo un po' cosa salta fuori. Salvato da una vita di stenti da sua signoria, quest'uomo non ha intenzione di sprecare l'opportunità che gli è stata concessa.
Anche se è consapevole degli attriti esistenti tra plebe e nobiltà, spera che un giorno gli abitanti di Gran Masso possano trovare un modo per convivere in armonia. Beh, è una cosa bella. Ok. Allora, abbiamo due cose da fare. Adesso provo a salvare una. Ci riuscirò per forza. Il problema è che devo fare un po' di prove. Ovviamente si può tornare poi, però faccio un po' di prove per vedere se ce la facciamo. Ok. Vediamo se ci riusciamo. Passare anche di qua. Questo dopo, prima questo. Ce l'abbiamo fatta. Schivata più 10, per carità l'avevamo comprato, però questo non vuol dire che altri personaggi non possono usufruire più avanti anche di questo. Adesso andiamo qua, così almeno sono sicuro. E vediamo un po' l'altro, il prossimo, che è questo. Vediamo. So you see, Scusate, era questo. Vabbè, provo questo, che l'altro ce l'ho fatta. PV massimi 10. Questo dovrei fare troppe prove, non è il caso. Possiamo tranquillamente ritornarci, non c'è problema. Ok, adesso proviamo giù qua. Vediamo cosa da dirci. Mi sono trasferito qui per motivi professionali e mia moglie desidera venirmi a trovare. Non ho ancora concluso il lavoro e non ho tempo da dedicarle. Spero trovi una persona per bene con cui viaggiare. Insomma, vediamo un po' cosa c'è. Arco composito. Questo mi potrebbe servire per Anit. Adesso proviamo a fare il Dagma, che è meglio. Sotto molti aspetti, questo devoto marito sembra essere perfettamente complementare a sua moglie, in quanto svolge lavori estenuanti a Suarchii e dintorni solo per dare soddisfazione alla donna. È come se la sua autostima fosse legata indissolubilmente alla capacità di provvedere alle esigenze della propria consorte. Ok, andiamo avanti. Dobbiamo vedere qua perché abbiamo l'80%, quindi ci vediamo. Come fa? Beh, siamo 2 passi. Faccio sempre le prove. Potrei non fare, cioè nel senso, dopo vado a ripristinare la reputazione, ma perché spendere soldi quando possiamo evitarlo? Ecco, tutto qua. Vediamo un pochettino. Siamo qua. Proviamo. Ce l'ho fatta. Questa va bene per Anit quando la prenderemo. Ok, anche questa è fatta. Beh, sono contento. Bene, mi sposterei di qua verso la Magione, perché dovrebbero esserci anche qui dei nuovi personaggi da potervi interagire e scoprire cose nuove, di cui uno qua e penso basti. Vediamo se c'è qualcun altro qua, me ne dubito. Sembrerebbe di no, non c'è. Questo l'abbiamo già fatto, ok. Va bene, possiamo provarci e andare con quelli nuovi e vediamo cosa succede. Dai, tanto alla fine questi li avevo fatti. Possiamo parlarci? Wow. Quella donna sento che sarebbe perfetta per me. Ho piena fiducia nelle mie doti da spadaccino. Ho trionfato sui innumerevoli campi di battaglia, ma una volta lasciatomi alle spalle la guerra, ho compreso la verità. Il mio era stato un vacuo trionfo nella mia esistenza, restava un amaro vuoto da colmare. Un'anima gemella, una donna perfetta. E quella donna, oh, cosa non darei per attirare il suo sguardo. E un'altra cresta. Oh, porca vacca. Ok. Va bene. Poi vediamo qui. Non possiamo fare niente. Solo parlare, insomma. Oh, salve a te. Quella luce negli occhi. Hai un aspetto che mi aggrada. Ma che cazzo. Ma ahimè, non sei comunque la persona che vado cercando. Ah, come se fossi alla ricerca di questo ideale di perfezione da una vita intera. Ma chi cazzo vuole questa? Ok, adesso dobbiamo semplicemente andare da un'altra parte, perché questa sono queste che non possiamo fare in questo momento, ma faremo, tanto le facciamo tutte. E ci vuole pazienza, insomma è questo che conta. Mi raccomando, è una guida passo passo, va fatta in un certo criterio, se guardate un video ogni tanto, è ovvio che non capiate il senso e vi trovate smarriti.
quindi è già successo che avete scritto non si capisce niente, ma non si capisce niente perché non avete seguito il senso della guida. Se seguite dall'inizio capirete tutto, invece se guardate un video a caso è ovvio che non si capisce perché iniziate in un altro video magari prima e c'è tutto un contesto da seguire, non è una quest one shot, si va, si fa e tanti saluti. A volte in questo gioco bisogna affrontare in più step, in più luoghi, in differenti situazioni e in diverse fasce temporali. Quindi abbiate pazienza, non l'ho deciso io, ecco. Ehi, vuoi unirti a una banda di rapitori? No, si vede che non sei il tipo. Il mestiere del ladro sta diventando troppo impegnativo per quanto mi riguarda, quindi ho deciso di mollare. Ma devo trovare un sostituto prima di tirarmi in una regola inderogabile per la banda da Marta. Potrà suonare strano, ma oggigiorno è quasi impossibile trovare un fuorilegge affidabile. Oh, ma porca vacca. Ma cosa ci ha detto mai? È un pugnale di ferro che dovrebbe essere quello basico e questo è un orecchino piroso, velocità, che ci può interessare per il nostro amico. Io quasi quasi azzarderei a farlo. Allora, vediamo intanto anche questa che l'abbiamo fatta. Quasi quasi sapete che mi sconfinferà la cosa. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a fare altro. Voglio vedere quanta gente c'è, perché c'è solo questa, ok. Vediamo un po'. E ora che i poveri e gli oppressi rialzino la testa. I ricchi ci hanno ridotto in miseria, è ora di riprenderci ciò che è nostro. Naturalmente una soluzione pacifica sarebbe auspicabile, ma supporterei il pensiero di perdere qualcuno in battaglia, ma non abbiamo scelta purtroppo. Se vogliamo migliorare la nostra condizione è la nostra unica possibilità. Vabbè, facciamola. Dici sul serio? Hanno intenzione di aiutarci? Chi avrebbe mai detto che i nobili avessero realmente a cuore la nostra condizione? Forse non c'è bisogno di inutili spargimenti di sangue. Riferirò ai miei compagni di riporre le armi. Inoltre, incontrerò i nobili di persona in segno di pace. Voglio che la questione si risolva il prima possibile e che gli assistano. Che gli dei, scusate, ti assistano. Viandante, scusate la dislessia, a volte può capitare. Oggi è un gran giorno. I momenti come questo mi commuovono fino alle lacrime. Sono qui in nome della povera gente per siglare un accordo di pace. Possiamo dimenticare il passato e collaborare per il bene di tutti? Well met. Grazie di essere giunto fin qui, messere. Lei propone esattamente ciò che desidero da tempo. Stringiamoci la mano in segno di amicizia. Ora lasci che le illustri i miei progetti per migliorare la vita nei bassi fondi. Sarò lieto di ascoltarli, signore, ma le garantisco che ci attende una lunga conversazione. Innanzitutto, beviamo insieme per surgelare, per il comando, la nostra alleanza. Sì, è un'eccellente idea. È una bella imbriacata, così non ci capiamo più un cazzo e possiamo parlare tranquillamente. Il futuro sembra più radioso che mai. Grazie, nobile viandante. Non so cosa sarebbe accaduto senza il tuo intervento. 2000 gold! E questa storia è fornita. Andiamo in pace, quella è sempre la messa. Ma dato che sono qua, io ne approfitterei in modo, come dire, audace. Ecco, andiamo qua così almeno posso provare a sgraffignare qualcosina del signorino là, della cosa. Ricordo, sì, c'è. Adesso che sono qua. Qualcuno da alleggerire, ecco, vediamo, no. Questo è fatto, ok, andiamo a vedere, dai, ce la facciamo. Sono abbastanza positivo di non farcela, non era questo, vero? Ma io volevo solo vedere se stavate attenti e quindi ho fatto un passo di là, quindi da di qua. Andiamo di qui. C'ero, solo che dovevo solo... Mi sono confuso, ecco. Ok.
Andiamo. Allora, abbiamo questo e abbiamo questo. Ah, lui non c'è più? Quindi ho perso il momento. No, dai, sarà da qualche altra parte. È possibile che sia sparito per sempre. Ok, vediamo un po' ruba qua. No, questo è quello di prima. Ah, si sono solo spostati, ok. Ok. E ok. Non mi sarei mai aspettato di bere una tazza di idromiele insieme a un nobile. Vediamo un po'. Questa è ottima perché è una quest, ragazzi. Serve. E adesso vediamo un pochino cosa dice signoro. Fin da bambino, quest'uomo ha compreso la notevole disparità esistente tra i benestanti e gli indigenti di gran masso. Anche se oggi sprona i compagni a imbracciare le armi e a combattere per una vita migliore, nel profondo del cuore spera che non si arrivi mai a dolorosi spargimenti di sangue. Oh, dai, così ce l'abbiamo faccionata. Sono contento perché abbiamo fatto un sacco di veramente cose. Io non posso che essere felice quando si va al 100%. Questa faremo, dai. Non vado, però sì, magari ci si fa con ho milioni di tentativi, ma cioè, se mi faccio una guida, io magari ho sculato, per esempio, e voi magari ci state 3 ore, vi tedio soltanto, vi faccio venire nervoso e basta. Quindi aspetterei magari un momento migliore. Poi voi fate quello che volete, io però ai fini della guida cerco di farla più rilassante possibile, porchi permettendo, insomma. Allora, abbiamo 6.000 e non mi bastano ancora, per 18 non ci spero neanche, 22 neanche, però speravo in qualcosa di più uso. Non mi sembra di vedere dei gran benefici. Voi cosa dite? Ok, allora l'unica era quella che ho detto voglio provare e poi non l'ho provato. Quella era quella di velocità di chi stavo parlando. Dai, ci provo, e qui noi eravamo prima sopra l'acqua, insomma, dai, ho indicato col dito, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, vediamo un po'. Ce l'ho fatta, velocità gliela metto subito, porca vacca. Signor l'Alfon, schivata, ok, bene schivata, però in vice della velocità del 10%, che non è male. Un po' più di HP sarebbe stato bene, ma non vado a togliere la schivata, quindi va bene così. Quindi andiamo anche a indagare, già che ci siamo, scusate, siamo qua. Membro della banda di Marta che eccelle nell'arte del furto. Insieme ai compagni, deruba facoltosi proprietari terrieri e avidi nobili, che ogni giorno abusano dei poveri e degli indigenti nei modi socialmente accettati. Insomma, è un po' un casino. Ok, beh, sono contento, abbiamo fatto veramente tanto. Va bene, direi che magari ci fermiamo qua, tanto le altre queste adesso lo possiamo farle, andiamo avanti per le nuove zone. Adesso io magari farmo un pochettino per il modo che così la guida sia un pochino più veloce, perché sennò i combattimenti potrebbero risultare un po' noiosi. O li taglio o magari livellando li faccio più velocemente, tanto voi potete farne più o meno di me come volete, insomma, perché questo sono i conti casuali. Se ci perdete un'ora e io ci perdo 5 minuti, nessuno vi obbliga a perderci 5 minuti, potete perderci anche 10 ore se volete. Io adesso mi metto a farmare un pochettino qua, che sono un pochino più alti, livello 4, farò un livello 2, adesso vedo, magari se trovo altre debolezze ve le dico, e per la guide future vedere come fare per le schede, se interrompere o trovare una fonte più attendibile migliore. Magari faccio riferimento ai video che ho sul canale, magari prendo quelle che ho già scoperto, vi faccio vedere quelle, adesso vedo, dai. Comunque era un plus, non era una cosa fondamentale, importante, perché comunque nella guida io vado a cercare di scoprirle normalmente, quindi alla fine ci sono video, non vi preoccupate. Poi c'è anche l'altra run, se quello che non dovessi aver trovato qua c'è nell'altra, dai, insomma, non vi preoccupate. In modo importante è che la faccia completa con la storia, le quest, gli item, i segreti e tutto quello che le concerne. Questa è la cosa primaria, poi il resto, il plus, è tutto plus, appunto. Quindi insomma, ragazzi, io come al solito vi invito assolutamente, ricordatevi, è un invito, non è un obbligo, a lasciarmi un like, un commento se vi piace la serie, e appunto nei commenti scrivete se avete voglia di parlare un pochettino, scambiarci un po' di opinioni. Sono sempre aperto al dialogo per farvi sapere la vostra, e per adesso vi saluto da Shiva, ciao ciao.